Oggi vi presento un mazzo di carte che vi permetterà di entrare in sintonia con questo autunno e gli autunni successivi. A dopo! Ciao e benvenuti su questo canale, se siete nuovi e bentornati se già mi conoscete. Eh, io sono Minty e sono una cartomante, una tarologa e un coach di sviluppo intuitivo, ovvero aiuto a connettersi con la propria intuizione per poter dare dei responsi divinatori con le carte, più in specifico i tarocchi, accurati e professionali. Però oggi vediamo un bellissimo oracolo che fa parte di una serie di oracoli che si chiama Le stagioni della strega, o meglio, l'originale è in inglese, quindi The Seasons of the Witch. Questa copia che ho io è in francese e riguarda la parte, il momento della ruota dell'anno che è tipica che viene molto utilizzata in ambito neopagano, che viene dalla scuola Wicca e viene usata in questo momento per questo mazzo, è dedicato al momento dell'equinozio dell'autunno, quindi che viene chiamato Mabon in, presumo nell'idioma celtico, però credo che le origini siano abbastanza moderne di questa ruota, quindi verso gli anni 30 del 1900, e quindi non sono molto sicura dell'origine del termine Mabon, ecco. Comunque, questa è una bellissima serie perché le due autrici hanno intenzione di, credo che l'abbiano già completata, ma non sono sicura, di fare un mazzo per ogni momento, ogni spicchio della ruota dell'anno, che appunto divide l'anno secondo i Sabba, gli Esba neopagani che fanno parte anche della tradizione Wicca. Questo, come ho detto, in particolare è riferito all'equinozio d'autunno, quindi che va verso il 22-23 di settembre e ho scelto fra tutti i mazzi di questa serie, questo qui in particolare perché ultimamente mi ispira molto l'autunno, mi ispira molto l'equinozio d'autunno e soprattutto la disegnatrice di questo mazzo mi piace molto. Allora, intanto vi dico un po' di dati. Le autrici sono Lorianne Anderson e Juliette Diaz e il mazzo è illustrato da una disegnatrice belga, quindi spero di pronunciarlo bene, il nome credo si pronunci Tijana o Tijana Lukovic. Viene con questa scatoletta rigida che ha l'interno arancio. I temi di questo mazzo, i temi colori, diciamo, sono l'arancio, il rosso, il nero e il giallo, insomma, quello tipico dei colori autunnali e viene accompagnato da un libricino molto esaustivo perché dà appunto i significati di ogni carta, ha delle illustrazioni colorate e le carte, il numero di carte sono 42, dà anche alcune stese da utilizzare, eh, abbastanza numerose, direi una decina di stese. E questo mazzo quindi si caratterizza perché riprende, come anche
cioè nella simbologia delle varie carte, riprende i temi di Mabon, quindi dell'equinozio autunnale. Quindi parlano di agricoltura, delle varie piante autunnali, di questo periodo autunnale, di rimedi ancestrali. Mm, Però parla anche di quello diciamo, dei temi spirituali legati all'equinozio autunnale, quindi è un periodo di cambiamento, quindi le carte parlano di cambiamenti, di ricerca di equilibrio, di raccoglimento, di concentrazione, di capacità di lasciare dietro di sé ciò che non serve più, perché diciamo il periodo dell'equinozio autunnale è un momento di raccolto a livello agricolo e quindi ciò che non viene raccolto viene bruciato, no, dietro di sé, quindi che non serve più, ecco. Quindi fare i conti con ciò che si è raccolto in questo periodo, guarire delle proprie ferite e pianificare, prepararsi alla prossima primavera e soprattutto anche ai periodi più, diciamo, bui, tra virgolette, dell'inverno, no? Dove il periodo in cui c'è meno luce. Ehm, e quindi è interessante appunto perché è un mazzo che serve per riflettere appunto sulla preparazione, sulle lezioni apprese, sulla pianificazione del futuro, sul il rapporto con i propri antenati, con il proprio passato, eccetera. E vedete che per ogni carta c'è ovviamente la descrizione, ma anche delle frasi chiave e diciamo delle parole chiave, poi una frase chiave e l'interpretazione. Sono molto intuitive, per cui in realtà il libretto è più che altro uno spunto di lettura, però si può benissimo andare in maniera intuitiva. Adesso vi faccio vedere il mazzo carta per carta, vedrete che sono delle carte veramente belle. Sono molto spesse, sono plastificate molto, infatti sono un po' scivolose. La versione inglese è ricoperta ai lati di quella patina metallica, in questo caso arancione, che è bellissima. Io però ho preso quella francese che non ce l'ha, però va bene così. A volte è anche più difficile mescolare le carte se hanno questa patina metallica ai bordi. E quindi adesso vediamo carta per carta, sono grandi come tutti questi oracoli, abbastanza larghi, ecco. Dunque, perché vogliono dare spazio probabilmente alla parte più intuitiva, diciamo, della lettura, ecco. A volte sono larghi anche perché vogliono un po' compensare la mancanza di contenuto delle carte con un bel disegno, non voglio dire altro, però insomma a volte, non tutti. Questa è la prima carta, adesso voglio evitare il riflesso della luce. Questo è il gabinetto, la bacheca dell'erborista, del farmacista, diciamo, e vedete che è bellissima, c'è di tutto dentro questa bacheca. Vedete che c'è il nome, ovviamente in questo caso in francese, e una frase ispiratrice, no? Che riassume un po' il concetto della carta. Vedete quanti dettagli ci sono, che bei colori. Io adoro questa autrice, ha fatto altri mazzi di questa serie, quindi potete anche esplorare altri mazzi, però io per il momento mi è, mi è sufficiente questo. Comunque sì, ci sono altre, non so quanti ne ha fatti, però diciamo che dopo tre hanno cambiato
autrice, disegnatrice e hanno preferito questa qui e hanno continuato la serie con questa. Quindi questa invece è la numero 2, che è la mela dell'amore, ed è anche questa bellissima, non hanno bordi. Poi la numero 3 è l'equinozio d'autunno, dove c'è in questo caso il dio e la dea, no? Nella tradizione, diciamo, Wicca, o meglio, questo è il rappresentante del sole, questo della luna, che si incontrano giustamente perché c'è un bilanciamento delle ore di luce e di sole. Questa è è il respiro, la respirazione. Questo è il cioccolato caldo, con questo ragazzo con la finestra dietro di sé col vento. È molto, è un mazzo che dà proprio l'idea di calore, di riparazione all'interno della casa, di conforto. Questo è il tempo del campo, non saprei. Comunque ecco, diciamo un incontro tra persone, di parlare, sì. Questo è il crepuscolo. Stanno sempre in cucina in queste carte. Questa è bellissima, è il labirinto con questo spaventapasseri. Questa è il coven, no? La congrega, in italiano credo che è quella delle streghe. Questo è la Canberg, che è il mirtillo rosso. Questo è il corvo, questa bellissima carta piena di potenza con tutti questi capelli al vento. Le tenebre. Le bacche di Sambuco. Vedete, parlano un po' di tutte le piante tipiche di questo periodo autunnale. Queste sono le foglie morte. Questo è il cerbiatto. Questo è l'aceto dei quattro ladri. È una ricetta, presumo, americana, di questo periodo autunnale, e trovate la ricetta anche nel libricino, ho visto. Ehm, quindi potete anche farla. Questa è la raccolta, questi due personaggi che raccolgono funghi. Poi abbiamo i sospiri degli spiriti. È anche un mazzo molto legato appunto al rapporto con gli spiriti, con le entità, perché questo periodo autunnale comunque c'è anche, diciamo, l'Halloween, eccetera, insomma, e quindi ci sono molte carte che richiamano questo rapporto con le dimensioni sottili. Questo è il cordoglio, parla di sofferenza ovviamente. Questa è la luna dei raccolti, bellissima questa carta. E questa è la strega dei raccolti.
E questa è la casa stregata, bellissima. Sono veramente dei disegni bellissimi. La ricetta magica, poi questo è l'acero, mi sta facendo una specie di incantesimo con l'acero. Poi abbiamo idromele e vino, che è un'altra cosa tipica autunnale. Poi abbiamo la melassa, lo chalet, che belli. Ci sono dei paesaggi bellissimi, fa venire voglia di fare trekking. Il peperoncino, poi la melograno, ci sono anche molte farfalline notturne, come si chiamano? Mm. Bella anche questa mano con l'occhio. Poi abbiamo cannella e sidro caldo. Vedete come danno un senso di conforto. Come se ti sentissi il pat 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 sulla spalla. Questa è la regina dei morti, un po' meno confortevole magari. Poi abbiamo la raccoglitrice, che è un po' come la morte, presumo, dei tarocchi, o la falce dei Normand. I legumi radici, bella anche questa carta, questa streghetta che va nei boschi a raccogliere legumi e radici col barbagianni sopra di notte. Poi abbiamo lo spaventapasseri, poi abbiamo la metamorfosi, che è proprio il cambiamento, è un tema tipico appunto del solstizio d'autunno. Questo è preoccupazione e iperico. Iperico sarebbe questa pianta dietro il Signore. Poi abbiamo la balla di paglia. Questa ragazza sta rischiando di mandare tutto a fuoco con queste candele sulla paglia. Poi abbiamo il tè magico. E il rospo con il monocolo. Ci sono dei dettagli bellissimi su queste carte. Il tabacco, il whisky, quindi sono tutte appunto sostanze aromatiche, mettiamola così. Poi il sabba delle streghe, sembra più una comitiva in pizzeria, a dir la verità. Poi abbiamo il rosario, c'è il rosario delle streghe, no? Che è un
un modo di recitare dei mantra, no? In sequenza più volte. E l'ultima è la lana, cioè questa ragazza che fa il maglioncino. Quindi come vedete sono delle carte veramente colorate, belle, fatte veramente molto bene, disegnate con tantissimi dettagli. Sono appunto, si basano sulle tematiche relative al solstizio d'autunno, quindi raccolta, riflessione, progettazione, bilanciamento, equilibrio, cambiamento, eccetera. Sono carte che richiamano alla notte, ai temi ovviamente della natura, alle pratiche magiche, perché si parla appunto di stagioni delle streghe, ai temi della casa, del raccoglimento in casa durante le ore più scure, più fredde, anche se in realtà vedo che tutti i personaggi stanno in casa durante il giorno e escono di notte, a dir la verità. Vedete come esce di notte la signora per raccogliere le erbe, quindi insomma ecco sono un po' al contrario. Insomma, io ve lo consiglio tantissimo, è veramente bello, soprattutto se avete in generale dei problemi a avvicinarvi ai cicli delle stagioni, al ritmo della natura, a entrare in armonia, diciamo, con i ritmi della natura e soprattutto magari l'autunno vi spaventa perché le ore diurne iniziano a diminuire, aumentano quelle notturne, questo mazzo può aiutarvi sicuramente. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete questo mazzo, se avete altri mazzi di questa serie, come vi state trovando. E noi ci vediamo presto. Ciao!